Eugenio Schmidhauser è un fotografo di origine turgoviese che è arrivato nel Ticino all'inizio del Novecento, quindi all'inizio del XX secolo, e che si è ritrovato, diciamo così, coinvolto nella promozione turistica del nostro cantone ed in particolare del Malcantone. Ecco, una figura centrale nella vita di Schmidhauser è stato Rudolf Fastenrath, un ricco ed eccentrico tedesco che a un certo punto ha preso sotto la sua ala Schmidhauser e i suoi fratelli e poi appunto li ha coinvolti, soprattutto Eugenio Schmidhauser è stato coinvolto molto nelle sue attività di promozione turistica, dapprima in Appenzello, poi anche in Ticino. Tra l'altro ha anche finanziato gli studi di fotografia di Schmidhauser, che, ed è un po' una scoperta diciamo degli ultimi anni, ha avuto insomma, una bella formazione a Monaco di Baviera, nell'allora Accademia di Fotografia, che è una delle più prestigiose in Europa, e insomma, lì ha potuto acquisire ovviamente un bagaglio tecnico importante. In questo contesto ha realizzato una serie di cartoline che sono diventate emblematiche proprio della promozione turistica del Malcantone, e di lì è stato anche considerato il fotografo di quest'area. La serie di cartoline che viene pubblicata raffigura sì i villaggi del Malcantone, ma anche e soprattutto quelli che loro definiscono vari tipi ticinesi. Sono scene folcloriche, sono scene di mestieri e queste scene saranno poi anche il soggetto di un'altra pubblicazione che uscirà lo stesso anno, quindi sempre nel 1906, che ha come titolo Fröhliches Volk in Tessin. Ed è una pubblicazione molto importante per la creazione dell'immaginario turistico ticinese, che è quella del popolo allegro, un'immagine che all'inizio è stata riconosciuta e apprezzata dagli stessi ticinesi perché gli ha dato un senso di identità, ma che negli anni '80 è stata poi rinnegata. In realtà l'immagine del popolo allegro ticinese che esce dalle pubblicazioni, dalle cartoline, dalle fotografie di Schmidhauser fa parte di una tradizione iconografica che era molto utilizzata in modo particolare oltre Alpe. Il nome di Schmidhauser è molto legato al Malcantone, quindi diciamo al suo ruolo di fotografo del Malcantone, il ruolo di primo fotografo del Malcantone. In realtà comunque la sua produzione fotografica è molto più ampia. Prima di tutto c'è una parte che diciamo abbiamo scoperto solo recentemente, nel quadro un po' delle indagini, ma anche proprio diciamo, delle operazioni concrete per recuperare l'archivio di Schmidhauser, che è legato alla sua produzione artistica. Quindi lui ha frequentato questa prestigiosa Accademia di Fotografia di Monaco di Baviera e poi tra il 1903 e il 1914 ha partecipato a una serie di esposizioni internazionali. Si sapeva che aveva vinto una medaglia d'oro all'Esposizione Internazionale di Milano del 1906, ma delle altre partecipazioni non si sapeva nulla. Quindi è stata per noi anche una bella sorpresa trovare queste stampe di grande formato, stampate ai pigmenti, davvero molto belle, si vede di una cura anche nella stampa davvero impressionante, e scoprire appunto tutta questa sua attività nell'ambito della fotografia artistica che era proprio completamente sconosciuta. E difatti diciamo comunque il valore della sua opera è stato confermato anche dalle tante testimonianze e tanti premi anche che ha ricevuto in queste esposizioni, in queste mostre, soprattutto nel mondo tedesco, ma anche nel mondo italiano e diciamo sia Svizzera francese che Svizzera tedesca. Ad Astano Fastenrath e Schmidhauser conoscono subito la famiglia Zanetti, che probabilmente aveva già una piccola osteria, forse con qualche camera, un ristorante e gestiva la posta locale, e Schmidhauser si invaghisce della figlia di questo Zanetti e la sposerà nel 1905. Poco dopo, assieme a Fastenrath, propongono alla famiglia Zanetti di trasformare questa piccola pensione, questa piccola osteria, in un vero e proprio albergo pensato per il turista tedesco, svizzero-tedesco. Nel 1920 Schmidhauser chiude il rapporto con Fastenrath, quindi abbandona la promozione turistica attraverso quello che era il Verkehrsbüro e si mette veramente totalmente nel settore alberghiero. Dopo qualche anno, nel 1929, nasce la Pro Malcantone, diventa uno dei principali protagonisti di questa associazione e attraverso questa associazione Schmidhauser
ritorna a promuovere proprio il turismo di tutta la regione malcantonese. Sarà attivo in altre associazioni, penso in particolare all'Associazione Turistica Malcantonese, ma promuove la regione Malcantone anche attraverso l'attività politica. Nel 1928 è nominato vice sindaco, nel 1932 diventa sindaco e resta sindaco quasi un ventennio fino al 1950. Schmidhauser è un sindaco particolare perché viene da Oltralpe e grazie a questo fatto riesce anche a conciliare quelle che erano le tensioni politiche tra diverse fazioni del paese. L'archivio di Eugenio Schmidhauser è arrivato dal 2020 al 2021 all'archivio di Stato del Canton Ticino, un archivio importante, oltre 2000 lastre su vetro e un migliaio di stampe originali dell'epoca. E ci sono anche dei momenti emozionanti riguardo questo ritrovamento, questo trasporto, perché nessuno se lo aspettava. Abbiamo trovato delle lastre, ma soprattutto abbiamo trovato le stampe di grande formato che Schmidhauser esponeva nelle esposizioni internazionali. E qui abbiamo sottoposto questi documenti, queste opere anche, a tutta una serie di procedimenti archivistici per garantirne la conservazione e la reperibilità e la valorizzazione sul lungo periodo. Quindi prima c'è stata la parte, diciamo, del restauro, quindi un restauro anche molto accurato che non si è limitato alla pulitura superficiale, ma che in alcuni casi proprio ha comportato anche l'applicazione di colore, di rifare proprio delle parti della fotografia che magari erano danneggiate, eccetera. In seguito è stato digitalizzato secondo tutti gli standard internazionali e poi l'ultimo passo, che è stato molto impegnativo, è stato quello della catalogazione. Quando Schmidhauser muore nel 1952 non è ricordato come fotografo, ma proprio per la sua attività all'interno delle diverse associazioni per la promozione turistica del Malcantone e la sua attività di sindaco. E oggi Schmidhauser invece è proprio ricordato come fotografo e ricordiamo che ad Astano gli è anche dedicata una via.